Ciao ragazzi, oggi proviamo un'altra stampante inviatami da Gearbest. Si tratta della nuova Anycubic i3 Mega Ultra Base. Se siete interessati, in descrizione trovate un coupon con un piccolo sconto e il link per l'acquisto. Ora, questa nuova versione ha introdotto delle interessanti novità. Prima fra tutte ha eliminato l'autoleveling, che è solo causa di problemi e di stampe storte. Ha aggiunto un bed in vetro e per ultimo usa la gestione separata dei motori di Z, per cui abbiamo due end stop per Z e il controllo separato con due driver da parte dell'elettronica. Diciamo che queste sono le tre cose principali che io avrei modificato su questa stampante nella vecchia versione. Ma iniziamo e diamo un'occhiata più nel dettaglio. Questa è la base. Possiamo vedere che c'ha una piastra di vetro incollata direttamente al piatto scaldante. La lastra di vetro è da 4 mm e vedete la resistenza qua del piatto scaldante. È fatta molto bene, scorre bene, non ha giochi. Ora diamo un'occhiata sotto. Qui abbiamo i connettori, l'SD, la scheda USB con una marcatura di pennarello. Ok, disposizione bella pulita, devo dire. Elettronica abbiamo la Trigorilla con i 5 driver separati e praticamente per Z vengono usati due driver separati. Poi questa è l'interfaccia per il display touch e la prolunga per l'SD card, che secondo me, visto che ce l'avevano così, potevano metterla di fronte l'accesso dell'SD card. Ma va bene. Alimentatore da 20 ampere, anzi no, da 25 ampere. Non so, secondo me è fatta veramente bene. Rimontiamo e proviamola. Nel richiuderla mi sono accorto di un piccolo problema.
vedete qua, ora che c'è la ventola, perché hanno cambiato l'elettronica, ha poco senso la ventola messa così, sarebbe più giusto girare e fare così. Qual è il problema? Che vedete i fori sono disallineati. Ora voi potete rimontarla così e non usare queste due viti, perché non è che non incidono tanto. Io, visto che ci sono, mi segno adesso i fori e faccio 2 fori sulla piastra e così la rimonto bene. Questo è il secondo blocco. È bello rigido. Questo è il blocco estrusore. Un problema che potrebbe capitarvi è che questa plastica non è a 90 gradi e quindi avete l'estrusore che è storto leggermente in giù. Allora, siccome la plastica che deve essere dritta è questa qua sopra, potete risolvere il problema come ho fatto io, vedete qua, inserendo 2 rondelle di spessore nelle 2 viti basse e ovviamente allentate un attimo qua sopra, perché sennò vi si spacca la plastica. In questa maniera lo raddrizzate. Il bed è in vetro con questa pellicola che funziona molto bene con il PLA, se scaldata a 60 con il PLA l'aderenza è veramente molto alta, è molto meglio che con il semplice vetro, funziona veramente molto bene, mentre con l'ABS l'ho provato a 90 gradi e l'aderenza è così, ma se usate la solita colla stick funziona molto bene. Questa è la dotazione, estrusore di ricambio. Ora l'estrusore che ho già mollato è sostanzialmente come l'MK10. Vedete, c'è il tubo di PTFE che percorre tutta la parte del raffreddamento e arriva direttamente sulla testina, sul nozzle, per cui è a tutti gli effetti come un MK10. Il sensore di temperatura è dentro un guscio di bronzo, è infilato dentro. Anche il punto di misura della temperatura è un punto buono, molti la misurano qua,
sul bordo esterno ed è troppo soggetto a variazioni. Il firmware è un firmware proprietario, i menu sono ben fatti e il menu resta fisso nella posizione finché non premete il ritorno indietro. Il touch è di tipo resistivo, quindi c'è una pellicola sopra il display. Qui non abbiamo l'SD card. Mettiamo qua e facciamo, e qua è veramente comodissimo. Bello, bello e comodo e funziona bene, non mi ha dato intoppi, freeze o altre robe strane. Le prime due stampe sono state queste. Prima stampa, questo è del PLA normale, nello specifico è quello della Sunlu. E devo dire che è fatto veramente bene. Guardate l'effetto com'è del piatto, tutto zigrinato. Questa è la lumachina, i pezzi non sono stati puliti, sono usciti così dalla stampante. Poi ho provato il wood, come vedete, non avendolo pulito, il wood, se avete visto la recensione che ho fatto, è un materiale un po' particolare, per cui queste cose qua le, le vedo come inezie. Si pulisce facilmente. E poi si può ancora giocare insomma sulla retraction. La finitura di stampa è veramente buona.
vedete qua i particolari delle ali. E qua si vede un po' il fatto che riducendo la velocità di stampa per fare solo questa zona, la temperatura inizia a essere un po' troppo alta per il wood e quindi vedete come si è scurito e si è un po' gonfiato. Ma questo è un problema di gestione del filamento wood. Allora abbiamo fatto il classico cubo di calibrazione. Allora è venuto molto bene, però in camera non so se si riesce a notare, c'è un leggero ondulamento di Z. Un po' che in queste altre stampe non si nota minimamente, ma in questa sì. Allora ho provato l'ABS. Questa è la prima stampa che mi si è staccata dal piatto, quindi alla successiva ci ho messo un po' di colla stick. La solita colla stick. Allora, la stampa nel complesso è venuta abbastanza bene, qualche problema di laminazione che è dovuta un po' al raffreddamento non proprio ottimale, raffreddamento e configurazioni di stampa, insomma. Comunque come prima stampa con ABS diciamo che è stato un buon risultato. Ora da questa stampa, non so se, vediamo se metto qua, non so se riuscite a vedere, il bordo, questo bordo qua, vedete che è ondulato, anche qua, c'è proprio un'ondulazione su tutta Z. Qual è il problema? Allora, il problema è dovuto a questo micro switch che era fissato male, praticamente era fissato storto in giù. Una volta fissato dritto, il problema è sparito. Perché si verificava? Dato che era fissato in giù di 2-3 mm, l'asse X lavorava storto e metteva in tensione le due staffe laterali e le viti. Quindi il leggero gioco che hanno le viti, che vedete hanno un leggero gioco che è normale, nel momento che erano messi in tensione producevano l'ondulazione sulla stampa. Una volta sistemato il problema ho ristampato il cubo di calibrazione e è venuto perfetto, non c'è nessuna oscillazione su Z, per cui il problema si è facilmente risolto. Ora qua
non so se si riesce a vedere, c'è un leggerissimo ghost, ma proprio leggero, anche qua su Y. Per una stampante di questa conformazione, con il bed molto pesante in movimento, diciamo che avere zero ghost è veramente difficile. In ogni caso è veramente minimale la cosa, però c'è. Bella, bella, venuta bene, guardate la superficie, il fondo zigrinato del bed. Bene, eccoci arrivati al dunque. Un'ultima nota sul manuale di istruzioni, che è veramente ben fatto, dettagliato, particolareggiato. Leggetelo e in breve tempo riuscirete a fare la prima stampa. La struttura della stampante in generale è molto solida, ben fatta. Avete visto quei piccoli problemini, però li trovo veramente irrisori. La nuova elettronica, il piatto in vetro, il touchscreen con il firmware che funziona molto bene, danno veramente un valore aggiunto a questa stampante. Infatti la metto tra quelle che uso. Una nota: come un po' tutte le stampanti, il gruppo di raffreddamento dell'estrusore non è molto efficiente, e infatti prevedo di fare una versione di scolopendra per i tre. Quindi nell'insieme la stampante mi ha ben impressionato e quindi la consiglio. Questo è tutto, a seguire l'unboxing. Ciao, al prossimo video.